Bene, cari amici, benvenuti nuovamente a questo nostro appuntamento dove continuiamo il nostro lavoro parlando del narcisismo e della perversione. Innanzitutto vi avviso che ho cambiato il microfono sperando che ora si cominci a sentire bene l'audio perché degli ascoltatori mi hanno fatto sapere appunto che il microfono, giustamente, che il microfono non funzionava bene e quindi che era il caso di metterlo a posto. Ora spero piano piano, crescendo in questo lavoro, di esserci riuscito, quindi spero che il microfono si senta bene. Ad ogni modo, gradisco sempre le vostre osservazioni, di modo che possa poi crescere e possa quindi migliorare sempre il lavoro che stiamo facendo. Oggi voglio nuovamente parlare del narcisismo e della perversione legata all'aspetto dell'invidia del narcisista perverso. Ho già fatto anche un altro video in cui ho messo insieme le immagini e gli scritti per parlare della problematica, ma voglio ancora riaffrontare la questione perché mi sembra molto cruciale anche per capire la dinamica della perversione del narcisista perverso e di come riuscire poi a difendersi dai suoi attacchi, dalle sue manipolazioni e anche dai suoi tentativi di discredito e anche di mortificazione del pensiero. Abbiamo detto che il narcisista non lavora mai a profitto, nel senso che non riconosce mai nell'altro una partnership, una fonte da cui poter attingere, quindi in un lavoro reciproco di scambio e quindi raggiungere a far fruttare il proprio lavoro. In realtà quello che a lui interessa è solamente godere dell'oggetto, quindi della cosa, e quindi anche delle persone con cui entra in relazione. Ecco perché quando poi lo si incontra nelle aziende, nelle imprese, nel lavoro, ma anche in famiglia, crea davvero molti scompigli perché in qualche modo, essendo una persona che non è mai orientata al lavoro, in realtà quello a cui egli anela è distruggere il lavoro dell'altro, cioè far disperdere il talento dell'altro. Ecco che quindi quando anche un soggetto che cerca di andare avanti nella vita, nel lavoro, magari si fa anche degli obiettivi, anche di crescita, no? Quindi di cambiamento, tutti quanti dovremmo lavorare per obiettivi o anche per mete, perché chiaramente questo ci dà una misura, anche una bussola attraverso cui orientarci nel nostro lavoro. Ecco, fare presente al narcisista perverso i nostri obiettivi, le nostre mete, ma anche le nostre difficoltà nel raggiungere certi obiettivi, è sicuramente molto deleterio, perché in realtà il narcisista ne farà qualcosa di molto diverso e cercherà in questo modo di deprimere la persona che magari vuole uscire fuori da una certa situazione. Ad esempio, pensiamo ad un soggetto che magari si trova in un momento di crisi e fa anche un piano per poter riemergere da questa crisi, quindi fa degli obiettivi, fa delle mete che possono anche essere raggiunte, quindi magari sogna anche di raggiungerle, è anche entusiasta di questo fatto perché comunque si sente stimolato dal desiderio nel voler cambiare le cose, quindi nel voler raggiungere gli obiettivi che possono essere chiaramente di studio, di lavoro, di vita, affettivi, familiari. Ecco, dirli a un narcisista significa metterli in mano ad una persona che ne farà qualcosa di veramente nocivo. Cioè comincerà magari anche, se non verbalmente, anche magari in maniera occulta, con le espressioni del viso, con le azioni, comincerà a denigrare l'attività della persona, cercherà in qualche modo di deprimerla, per cui finirà il soggetto che, se non esce da questa dinamica, potrebbe cominciare ad avere anche un sentimento di disistima nei suoi confronti e quindi magari quell'obiettivo, quel desiderio per cui stava investendo tanto anche a livello di sogni, proprio di voglia di emergere, magari si spegne. Ecco cosa fa il narcisista. La sua invidia, siccome è un soggetto che in realtà non riesce mai a fare niente, a fare programmi e niente di buono, in realtà ciò che vuole fare è distruggere i sogni dell'altro. Per cui magari dire a lui un desiderio significa letteralmente gettarlo nel cestino, ossia fare in modo che questo desiderio poi venga
in realtà trasformato in qualcosa di sbagliato e in cui il perverso si attacca per cercare di denigrare il sogno della persona e di portarlo alla distruzione. Ecco perché è molto importante riconoscere quando abbiamo dei perversi all'interno delle famiglie, nelle aziende, nel lavoro, perché queste persone, non lavorando mai a profitto, in realtà quello che cercano di fare è di frenare i sogni e i desideri dell'altro, di mistificarli, di farne qualcosa d'altro e per fare questo molte volte utilizzano anche il meccanismo della calunnia, ossia magari se trovano dei parenti o anche delle persone in azienda che cascano nella sua trappola, comincia a dire, a parlare male del progetto vostro, a dire che guarda questo cosa si è messo in testa, in realtà vuol fare questo perché ha dei motivi sbagliati, perché vuole andare contro l'azienda, cerca in qualche modo di fare in modo che altre persone portate nella sua rete comincino a dubitare anche della vostra buona fede. Perché ovviamente il perverso narcisista non è mai in buona fede, è sempre in malafede e quindi proietta sugli altri la sua malafede. Ecco quindi che come si fa a difendersi da una persona del genere? Innanzitutto la migliore difesa è quella di non fargli sapere i propri sogni, i propri obiettivi, i propri desideri, ma nemmeno le proprie difficoltà. Attenzione anche nel far palese a un perverso le proprie sofferenze, perché in realtà lui ci gode e quindi in qualche modo se soffrite per qualcosa farà in modo che soffriate ancora di più, farà in modo che in qualche modo possa mettere il dito nella piaga e e cercare di alimentare questa vostra sofferenza. Per cui la prima cosa è chiudersi con lui, cioè non fidarsi. Si fa bene a non fidarsi di un perverso narcisista, si fa bene a nascondere i propri progetti, i propri sogni, le proprie illusioni anche se vogliamo, comunque i propri desideri, perché in qualche modo il perverso ne fa qualcosa che userà contro di voi. La seconda cosa è cercare di avere ben presente il vostro desiderio, lavorarlo magari con una persona che vi sappia ascoltare e che vi ami per quello che siete, quindi che in qualche modo del vostro desiderio ne faccia nascere un fiore in qualche modo, no? Come si può dire, è una cosa, è una metafora se vogliamo anche scontata, ma è la verità. E quindi lavorare con persone che sappiano coltivare con voi il vostro desiderio, il vostro sogno e fare di tutto per raggiungerlo e per lavorare, ignorando letteralmente la persona maligna e perversa che è perfettamente inutile che tentiate di cambiare, perché in realtà il perverso non vuole mai cambiare, non cambierà mai strada, non cambierà mai atteggiamento. Egli si sente perfetto, a posto, il massimo la massima aspirazione a cui un essere umano possa attingere. Per cui chiaramente il perverso non lavora mai, non fa mai niente di buono. Quindi è meglio in questi casi, innanzitutto va riconosciuto e va fatto con il lavoro con una persona che vi aiuti a capire che quella persona con cui voi state per relazionarvi è un perverso. E poi cercare di chiudervi e non far mai, non pensare che lui diventi un partner per voi, perché lui non sarà mai un partner ed è inutile tentare di cambiarlo, non cambierà mai. Quello a cui aspira è solamente al godimento della sofferenza, al godimento oggettuale, al fatto che anche voi stiate ai suoi ordini, ai suoi capricci e non riconosce che l'altro è un'altra persona con i propri desideri. Dei propri desideri non ne fa mai un frutto, non li prende e li coltiva e cerca di farne quindi qualcosa di buono. Dei sogni e dei desideri dell'altro, il perverso ne fa carta straccia, li distrugge e li butta nel cestino, per poi dire che è colpa vostra. Bene, ci vediamo alla prossima volta e vi ringrazio ancora oggi di essere stati con me e vi prego di segnalarmi eventuali cose che vorreste che approfondissimo insieme e anche errori e magari anche segnalare
se l'audio si sente bene, se ci sono delle cose da migliorare, perché come vedete io ne tengo sempre conto e per me è importante ciò che l'altro mi dice e mi segnala. Grazie ancora, a presto.